Onda quadra trasformata con modulatore ad anello. Mistura di onde quadre. In questa prima puntata di Rumore Rosa parleremo di onde quadre, che in questo momento stiamo generando con un generatore di funzioni e stiamo visualizzando sul mio oscilloscopio. È una forma d'onda che appartiene comunque all'ambiente digitale, essendo facilmente convertibile in un'alternanza di 0 e 1. Che un suono è una variazione di pressione d'aria con alcune caratteristiche specifiche. Per poter trattare queste variazioni di pressione con un calcolatore, bisognerà tradurre questo fenomeno continuo in una serie di numeri, poiché, come è noto, il calcolatore può trattare soltanto numeri. Le onde quadre hanno questo potere mistico di riportarci un po' indietro nel tempo, perché evocano quelli che sono i nostri ricordi legati alle console da gioco anni 80. Infatti in questo periodo tutti gli apparati videoludici erano dotati di chip audio molto limitati e che erano in grado di generare un'unica forma d'onda, cioè la quadra. Questo non vuol dire che negli anni 80 non ci fossero le tecnologie idonee per lo sviluppo di un chip audio più complesso, semplicemente l'industria videoludica ne era completamente disinteressata, sembrava inutile sprecare energie per lo sviluppo di un chip che tutto sommato doveva proporre un'effettistica e dare un po' di accompagnamento musicale in tutta la sua ingenuità e scarsa naturalezza. Mentre alla Commodore, anzi in particolare alla MOS, un ingegnere che era anche musicista decise di dedicarci più tempo a questo aspetto, creando uno dei chip audio più belli della storia dell'informatica. Il paradosso delle onde quadre è che sono legate al mondo della lo-fi per quanto riguarda la produzione musicale, ma sono fondamentali per lo sviluppo delle nuove apparecchiature hi-fi. Essendo un segnale elettrico ricco di armoniche, sono perfette per testare gli amplificatori. Visto che non sono un egoista e non mi tengo le onde quadre tutte per me, ho preparato per voi un generatore modulatore di onde quadre. Sarà disponibile presto in kit di montaggio. Il segnale bello pulito, lineare, come lo si vede sui libri di matematica, scordatevelo nel mondo audio, perché ci sarà sempre una piccola percentuale di rumore che andrà a creare questa piccola interferenza al segnale, e di questo parleremo nella prossima puntata, proprio del rumore.